Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme una deliziosa torta con 3 consistenze. È davvero magica. Seguite passo passo il video per ottenere anche voi a casa un risultato che vi sorprenderà. Ed ora andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Vediamo insieme gli ingredienti del nostro dolce e partiamo dalle uova. Io ne utilizzerò 4 medie e ho già separato i tuorli dagli albumi. Utilizzeremo poi farina, zucchero, un pizzico di sale, un cucchiaio di acqua, aroma di vaniglia, burro sciolto al microonde e riportato a temperatura ambiente e infine latte a temperatura ambiente. Mi raccomando, le temperature sono molto importanti. I pesi di tutti gli ingredienti, come al solito, li troverete in info box sotto il video. Iniziamo a montare i tuorli con lo zucchero e l'aroma di vaniglia. Io sto utilizzando l'aroma, ma potrete utilizzare anche l'estratto. Aggiungo il cucchiaio di acqua e monto ancora. Ora è il momento di aggiungere il burro e lavoriamo ancora. Incorporeremo la farina in 3 volte, quindi io ne metto circa 2 cucchiai e mezzo, così la setaccio, comincio a lavorarla a velocità media e aggiungerò un pochino di latte. Incorporiamo ancora farina Il nostro composto è pronto e ora possiamo procedere a montare gli albumi. E ora aggiungo il pizzico di sale. Gli albumi sono ben montati ed ora possiamo procedere ad incorporarli al composto preparato precedentemente. Quindi con una spatola ne vado a prendere così un pochino alla volta e con una frusta andrò ad amalgamarli. La preparazione finale
Non sarà una crema liscia ed omogenea, ma liquida e grumosa. Incorporiamo gli ultimi albumi. Questo è il risultato che anche voi dovrete ottenere ed ora siamo pronti per andare in teglia. Io ho foderato con carta da forno sia sulla base sia sulle pareti uno stampo a cerniera da 20 cm. Vedete? Arriva a filo, per questo motivo io ho fatto sporgere la carta da forno oltre le pareti dello stampo, quindi mi raccomando fate la stessa cosa. Ora siamo pronti per infornare. Io cuocerò questa torta magica in forno ventilato 150 gradi per 70 minuti. Ecco la torta magica appena sfornata. Trovo che sia meravigliosa. Adesso la lasciamo raffreddare completamente prima di toglierla dallo stampo. La torta magica ha raffreddato prima a temperatura ambiente e poi io l'ho passata per un'ora circa in frigo. L'ho tolta tranquillamente dal suo stampo, vedete si è leggermente sgonfiata, ma questo è l'effetto tipico, classico proprio di questa torta. Quello che vorrei invece farvi vedere è l'altezza di questo dolce. Nonostante si sia leggermente abbassata, resta comunque alta quasi 10 cm. Ora andiamo a spolverare la sua superficie con zucchero a velo e poi ne tagliamo una fetta e vediamo il suo interno. Giro il vassoio così che vedremo insieme l'effetto del dolce. Guardate la sua triplice consistenza, vedete? Pan di Spagna, budino cremoso e in basso la base flan. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che questa torta magica sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.